Grazie, grazie. E sì, questa frase non credevo l'avrei mai detta in TV, ma oggi, nella tranquilla città di Vergate sul Membro, è arrivato LTX 2.3. Ragazzi, ma ci pensate che nel dicembre del 2024 ho fatto la guida su un Yuan Video, il primo modello che ci ha permesso in locale, ovviamente open source, di generare dei video veramente buoni e in tempistiche accettabili. A distanza di solo un anno e pochi mesi siamo arrivati ad avere dei risultati incredibili, paragonabili ai modelli online molto più avanzati e molto più costosi da utilizzare. E oggi vedremo un'evoluzione di un modello che ha già fatto gridare al miracolo e che si rinnova dandoci ancora più potenza. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. Se quando generavo con Stable Video Diffusion, Cog Video X o anche un Yuan Video mi avessero detto che a distanza di un anno saremmo arrivati ai risultati che abbiamo adesso, ci avrei creduto in parte, ma avrei anche pensato sì, ok, sarà necessario usare hardware veramente incredibile. Allora non ci allontaniamo comunque tantissimo dalle richieste hardware che comunque sono sempre molto alte per i video, ma nonostante tutto la possibilità di generare è veramente alla portata di tantissime persone. Ovviamente un minimo dovete avere di hardware per supportare queste generazioni. Neanche un mese fa ho fatto la guida su LTX 2. Come in passato l'Electrix non si ferma lì e continua a rilasciare nuovi modelli, aggiungendo cose che possono sicuramente migliorare la generazione poi successivamente. E siamo arrivati già alla versione 2.3 di LTX. Cambiano alcune cose, ma in generale è abbastanza simile a LTX 2. Aumentano i miliardi di parametri, passiamo da 19 a 22. Abbiamo sempre Gemma 3, 12 miliardi di parametri IT, ma a questo giro ho aggiunto anche nei workflow una versione un pochettino meno censurata, più aperta per fare un qualcosa di meglio, che poi ovviamente dipende sempre dalle generazioni che andrete a fare voi. Vengono aggiornati anche i VAE, che sono dedicati adesso alla 2.3, però vi ritroverete abbastanza su come si generava con la 2. Io ho fatto qualche workflow, ne ho fatti anzi un po' di workflow, considerando anche quelli legati a ControlNet, ma l'applicazione di questo modello è veramente ampia. Ho visto persone fare tantissime cose, alcune veramente pazzesche, altre un po' meno interessanti secondo me e ancora da sperimentare. Fra tutte io ho fatto un po' un mix e vi spiegherò meglio nella guida, ma andremo a vedere pian piano come fare tutte le generazioni con LTX 2.3 e sono sicuro che fra tutte queste combinazioni riuscirete a generare anche sul vostro computer, a meno che non avete ancora una GeForce 2 MX da 32 mega e a quel punto complimenti perché ce l'avevo anch'io. Allora andiamo a vedere su ConfUI come utilizzare LTX 2.3 fra svariati workflow. Visto che dettagli tecnici li abbiamo già visti nella intro, andiamo subito a vedere su ConfUI come fare tutto. Io l'ho già aperta, ma come sempre conviene fare l'aggiornamento prima di partire, ovvero andiamo nella cartella di ConfUI, andiamo in Update e successivamente facciamo Update ConfUI Stable. Questo file vi lancia l'aggiornamento di ConfUI alla versione stabile. Conviene questo se non volete avere bug di qualcosa di nuovo, oppure vi spaventa un po' andare nella versione Nightly, ma in realtà non c'è mai un problema serio andare nella versione Nightly, almeno io non li ho mai avuti. Se invece volete avere l'ultima versione, alle volte serve con i nuovi modelli, dovete fare Update ConfUI Bet, che vi porta alla Nightly. In ogni caso non fate mai quello per le Python dependencies, perché il rischio di distruggere la cartella Python Embedded è altissimo. Vedete, io ho anche una versione old perché recentemente ho fatto degli aggiornamenti e per un periodo io tengo sempre le due versioni, nel caso succedesse qualcosa di drammatico, ma in realtà non succede quasi mai, si recupera sempre con ConfUI. Io non ho mai rifatto la cartella di ConfUI, pensate questo. Al momento sono passato ai PyTorch 2.10 e ai CU 130. Fatto questo potete avviare ConfUI. Se una volta avviato nel prompt dei comandi nella fine, solitamente dopo il caricamento dei nodi vi fa degli errori, spesso è perché è successo qualcosa al database a cui fa riferimento lui. Per risolvere questa situazione andate in ConfUI, poi andate in User e cancellate questo file confui.db, non succede niente. Se siete nel dubbio rinominatelo soltanto. Alle volte ci sono due file chiamati confui.db e se non sbaglio quell'altro è .lock,
cancellateli entrambi, ovviamente riaprite ConfUI e a quel punto non dovrebbe più farvi l'errore e ricreare il file .db. A me lo sta facendo ultimamente con degli aggiornamenti che hanno fatto perché hanno modificato alcune cose e stanno introducendo nuovi sistemi. A questo punto andiamo su ConfUI e facciamo sempre manager e anche un update all nel dubbio, così riaggiorniamo tutto, anche i nodi che avete aggiunto. Siccome ho fatto tanti workflow, li vedremo molto velocemente, non assolutamente in dettaglio, perché altrimenti questa guida prenderebbe ore letteralmente. Come sempre però, se voi andate nei templates, andate su video, io filtro sempre per quelli di ConfUI e non quelli esterni, avrete quelli di LTX 2.3. Considerate che i workflow che ho fatto io sono un po' su questi e un po' su quelli di Lightricks ufficiali. Perciò se apriamo un workflow a caso, loro ultimamente usano spesso i subgraph. Se cliccate qua, vi fa vedere come sono fatti. Devo ammettere che li stanno migliorando, stanno diventando un po' più comprensibili, però non mi piacciono molto, perciò li faccio a modo mio. Se volete quelli di Lightricks, basta andare sulla loro pagina GitHub, ovvero questa, che si chiama proprio ConfUI LTX Video di Lightricks. Se scendete qua sotto, abbiamo una serie di workflow già fatti, sia per la 2.3 che per la 2.0. Io mi sono basato soprattutto su questi nuovi, ovvero il single stage che ho chiamato SS, il two stage che ho chiamato TS e poi ci sono quelli con il depth, il pose, il canny e il motion tracking, che si assomigliano un po' in alcune cose. Se voi cliccate qua su questi link, vi porta a questa pagina e qua, come sempre, se fate il tastino qua per il download, vi scaricherà il file. Poi ovviamente queste cose ve le metto in descrizione. Se torniamo su ConfUI, facciamo il logo di ConfUI, file open. Io sono nella cartella clonata dal mio repository di GitHub dove metto tutti i workflow, vi li lascio sempre a disposizione. Se andate in LTX 2.3, perché li ho divisi per non incasinare troppo le cose, avete questi nuovi workflow. In realtà potete usare LTX 2.3 in 1000 modi diversi, anche usando altri nodi, ma diventava un po' un inferno farvi proprio tutte le combinazioni. Queste sono quelle base e da questo potete iniziare a sperimentare. In realtà ce ne sono anche altre che stanno venendo fuori, come il first frame, last frame. Testandolo, visto che non era ancora fantastica come generazione, su quel piano lì è meglio One 2.2. Partiamo col primo, che è il single stage. Vedete che entrambi sono image to video e text to video. Sono tutti così perché con questi workflow potrete fare entrambe le cose. Facciamo apri e prima di parlare del workflow parliamo sempre delle cose da scaricare. Qua io metto sempre la nota che vi linka tutti i modelli, text encoder, vai, l'ora, tutto quello che serve. Vediamo in dettaglio. Ovviamente se siete già esperti di ConfUI sapete che non dovete scaricare tutto perché sarebbe follia. Se invece siete nuovi dovete capire che combinazione di precisione di calcolo vi serve a voi, in base al vostro computer. Questo modello per generare è molto pesante, quindi consideratelo perché altrimenti vi andrà in palla il computer. O avete tanta RAM che sopperisce la vostra scheda video, o altrimenti dovete scendere con le precisioni di calcolo. Io consiglio sempre i GUF perché sono quelli che vanno un po' incontro a tutti, mentre se avete un bel po' di giga di VRAM potete andare sul BF16 che è quello col livello più alto e così via. Io ho fatto una web app che vi spiega come orientarvi con la combinazione base per il vostro computer. Inserendo scheda video e RAM vi dirà un'indicazione di che precisione di calcolo preferire per iniziare. Poi da lì tutto varia in base alla risoluzione, alla lunghezza del video, a tutto quello che aggiungete e volendo alle varie ottimizzazioni che si possono aggiungere. Come ho detto all'inizio del video, non useremo i checkpoint ufficiali che includono tutto dentro, perché io non amo molto questa visione del includere tutto. Può sembrare comodo, ma in realtà vi limita un po', soprattutto se avete un computer con un hardware non tanto potente, perché a quel punto non riuscite a combinare le cose come potreste farlo con i file separati. Perciò usiamo i file fatti da KJ, ovvero i transformer only, che si dividono in FP8, BF16, ma anche in FP8 input scaled. Questi file sono consigliati dalle RTX 40 in su, altrimenti non vedrete miglioramenti. Perciò se volete usare gli FP8 e avete un RTX 40 o RTX 50, andate su questi file qua. Altrimenti andate su GUF, che come sempre cliccando qui vi apre la pagina con tutti i file a disposizione, il Q8 è il più alto, e man mano si scende. Vedete che volendo si risparmiano diversi giga usando i GUF. State tranquilli che se non scendete tanto di qualità
i risultati sono praticamente identici ad usare il BF16 o l'FP8. Sicuramente il BF16 è quello che dà la qualità maggiore, ma dovete avere un server praticamente per usarlo, perché non penso basti neanche una 5090, a meno che non avete veramente tanti giga di RAM. Abbiamo poi il VAE, che è dedicato a LTX 2.3, sia l'audio che il video dovete scaricarli entrambi. Io metto sempre anche il link al repository perché non si sa mai se spostano i file, se cambiano un nome, questi link poi non vanno più e a quel punto potete cliccare sul repository e vedere che è successo nella cartella. C'è il text encoder che rimane lo stesso, perciò se generavate con LTX2 potete usare sempre quel gemma che avete scaricato. Ho aggiunto solo due tipi di gemma 3, ovvero l'Obliterated di Sikaward, chiamato High Fidelity Edition, e l'Heretics Sikaward. Sono delle versioni sistemate di Gemma 3.12. Se voi aprite il repository e andate nella scheda model, qua un minimo vi spiega che cosa sono. Considerate che pesano quanto gli FP8, perciò non sono ottimizzati quanto i GUF, però dovrebbero aiutarvi in sostanza a fare un prompt un po' più libero e da quello che dice aiutano a fare un movimento migliore nei video rispetto a Gemma 3 di base. Se non volete usare questa versione qui, comunque sia c'è la versione LoRa di Obliterated, sia dell'Heretic che della versione normale, perciò potete aggiungerlo al GUF come faccio io. Decidete voi quale usare, se l'FP8 oppure magari il GUF insieme al LoRa o anche il BF16 o l'FP4 come preferite voi. Ultima cosa che però è da scaricare sicuramente è il Text Projection, che nell'altro mi sembra si chiamasse Embeddings Connection, una roba del genere. È la stessa cosa perché va aggiunto a Gemma, quindi dovete scaricare anche questo. Poi vabbè c'è la versione GUF che è lo stesso discorso di prima e abbiamo i LoRa. Dei LoRa vi ho linkato quello di Stilled che trovate nella cartella di DKJ, perché credo che le cose che trovate sul repository di DKJ sono sempre un po' da preferire. Sono alle volte più ottimizzate, sono un po' fatte meglio, e allora io vi ho linkato questo. Ma trovate il LoRa simile anche nel repository di Confi.org. Questo dovete scaricarlo perché lo useremo per applicarlo al modello non distillato. In pratica, in quasi tutti i workflow che ho visto, usano il modello non distillato perché voi avete anche la versione distillata, ma il dev al quale viene applicato il distilled. Non so dirvi se è meglio usare direttamente il distilled, ma in realtà vedo quasi sempre questo processo di usare il dev al quale viene applicato il LoRa distillato. A questo punto credo sia meglio fare così, però nel dubbio io vi ho messo anche il distilled. Non penso sia utile aggiungere il LoRa distillato alla versione distilled, quindi se usate questa versione non aggiungete il LoRa, bypassatelo. A seguire ci sono gli altri due LoRa che vi permettono di fare praticamente ControlNet, che sarebbe Union Control, e Motion Track, ovvero di dirgli che movimento andrà a fare nella generazione poi nel video. Perciò se vi servono li scaricate, se non vi interessano lasciate perdere. E anche i LoRa di Gemma che vi dicevo prima, potete scegliere se uno o se l'altro facendovi un'idea andando sul repository, perché vi spiega un po' cosa fa questo modello in particolare. Se non vi interessa, bypassate pure questo. E per finire abbiamo lo Special Upscaler. Questo lo usa nel secondo passaggio, quando ho usato un workflow con due passaggi, perché fa un upscaling aggiungendo dettaglio dalla prima generazione alla seconda. Con la per 1.5 aumenta la risoluzione di 1.5, con la 2x ovviamente la raddoppia. Decidete voi quale usare, non so per quale motivo, ma quello da 1.5 pesa molto di più di quello da 2. Io generalmente ho sempre usato la 1.5 perché considerate è veloce il TX2 o 2.3 se ci sta nella vostra scheda video, se non deve fare troppo offloading. Se invece la cosa inizia a pesare troppo, diventa lentissimo e vi impalla tutto comunque. Perciò fate attenzione anche alle risoluzioni che usate, alla lunghezza, a tutto quanto, perché veloce sì fino a un certo punto, diciamo. Qua sotto vedete dove mettere tutti i file, perché queste cartelle sono paritarie alla cartella di ConfUI. Infatti se voi andate nella cartella Models di ConfUI, ovvero questa, vedrete che è paritaria. Se avete scelto le versioni BF16, FP8, FP4, FP8 Input Scaled, quella che è, dovete metterle in Diffusion Models, vedete la stessa. Nel caso potete fare anche una cartella o rinominarli perché non gli cambia niente, potete fare queste cose senza nessun problema. Lo Special Upscaler lo mettete in
Latent Upscale Models. Infatti se entrate qua, vedete io ho la versione per 1.5, poi l'ora, anche qui io ho fatto la cartellina perché mi trovo meglio, e qui dentro ho messo tutti l'ora che andrò a usare nei workflow, il distillato, il multi-on track e l'union control, mentre sopra, siccome solitamente faccio le cartelle solo per i modelli in sé, non per i text encoder, ho messo questo qua, ovvero l'Obliterated Heretic. Se saliamo poi abbiamo sempre il VAE, RTX2, in realtà 2.3, ma perché era rimasta dalla vecchia cartella, abbiamo l'audio e il video. Se anche voi avete scelto i GUF come li ho scelti io, perché generalmente li scelgo sempre, bisogna metterli in queste cartelle, ovvero il modello va messo in unit, ho scelto il Q6 perché con questo riesco a starci dentro col mio computer, col Q8 andava proprio fuori completamente, però considerate che già 1280x720 inizia a chiedere. Full HD sul mio computer è abbastanza difficile riuscire a farlo. Dovrei avere molta più RAM, ma io non sono molto fan dell'offloading perché vi impalla completamente il computer e ve lo manda in pappa per molto tempo, e a me piace poter fare altre cose nel frattempo, non dico giocare nel frattempo, però almeno poter aprire il browser, poter aprire altri file, poter fare cose. E se la vostra scheda video viene completamente riempita perché non ce la fa più, vi impalla tutto il sistema e dovete avere tanta RAM per sopperire a questa cosa. Mentre il text encoder in formato GUF va messo in clip. Queste sono le cartelle consigliate. Poi potete metterli anche nelle altre cartelle, però alcuni nodi le pescano così. Vedete, ce l'ho qua, Gemma 3 12.b it Q8. In questo caso riesco a usare il Q8, ma in realtà se fate il calcolo anch'io vado in offloading per un pochettino, però ce la fa lo stesso, altrimenti dovrei scendere. Se riesce comunque il PC a farcela anche così, fateglielo fare. Dipende quanto va in offloading e quanto vi impalla tutto il sistema. Abbiamo visto i modelli dove vanno messi, comunque avete qua tutta la spiegazione con tutti i nomi. A questo punto possiamo iniziare a vedere il primo workflow. E il primo workflow è quello che dicevamo prima, è l'image to video o testo video single stage, ovvero che fa una sola generazione. Vedremo bene questo e il 2 stage, gli altri li vediamo un po' più veloci. Perciò il template è sempre lo stesso, e se vi mancano dei nodi e ve li segna da installare, dovete fare sempre Manager, Install Missing Custom Notes, e qua vi fa l'elenco di tutti quelli che vi mancano. Per farvi un'idea, in questo workflow, oltre ai nodi core, ci sono questi qui, e decidete voi poi se aggiungerli o meno. Il template che uso è sempre lo stesso, partiamo dal caricamento del modello, che a questo punto scegliete se fare GUF o normale, e in quel caso attaccate o meno il nodo. Ricordatevi sempre di fare R sulla tastiera in modo tale che vi aggiorna i collegamenti ai vostri modelli, altrimenti vedrete come li ho chiamati io e dove li ho messi io, e vi farà un errore quando fate la generazione. Poi abbiamo i clip, stesso discorso. Come vedete io in questo caso ho sia la versione FP8 che la versione GUF, e in base un po' come volete usarli li attaccate. Però per esempio così ha senso perché gli aggiungo il LoRa. In questo caso è già la versione così e questo lo dovrei bypassare, perché non avrebbe senso aggiungergli il LoRa su un modello che è già così, cioè il LoRa è stato fatto per aggiungerlo a Gemma di base. Ovviamente per ottimizzare io vi consiglio questa combinazione. Poi abbiamo i due VAE, questi nodi qua sono di KJ, non sono VAE di base. Ricordate sempre di fare gli aggiornamenti ai nodi, perché se non avete i nodi aggiornati poi vi crea solo problemi. Sopra mettete quello del video e sotto quello dell'audio. Mi raccomando quello del 2.3, non quello del 2, perché magari li avete nella stessa cartella, vi confondete, ma fate attenzione. Abbiamo a seguire poi l'immagine e la latent. Allora, questi workflow sono tutti image to video o text to video. E cosa fa diventare image to video o text to video? Questo pulsante qua. Quando è su true, il workflow è text to video, ma dovete comunque caricare un'immagine. Mettete anche quella di esempio base dello scarabocchio. Quando invece è su false, caricate quella che volete mettere di immagine e farà l'image to video. Questa cosa c'era anche in quelli ufficiali e non so come mai abbiano deciso di fare questa cosa qui, però è utile perché alla fine con un solo workflow si uniscono entrambe le generazioni e basta solo decidere. L'unica cosa che però dovete fare a questo punto è decidere che risoluzione volete prendere, perché con un text to video gli do io la risoluzione qua nella empty latent video e questa sarà poi quella finale che vedremo nella generazione.
Se invece volete che l'immagine emessa sia quella finale, dovete prenderla da qua, ovvero width lo collegate qui e length lo collegate qui. Ovviamente nel caso fate così e a questo punto vi prende la stessa risoluzione dell'immagine che dovrà andare a animare. Tutto dipende da cosa volete fare voi in sostanza. La lunghezza e quanti frame durerà tutto il video. Considerate che se mettete tante frasi, se fate una scena particolare con delle pause, anche con delle animazioni particolari, deve durare un po' di secondi. Io non sono un fan delle animazioni che durano 20 secondi perché non ha senso fare una scena unica da 20 secondi a meno che non state cercando di fare un piano sequenza incredibile, però comunque 2 persone che parlano nello stesso shot non può durare 5 secondi, dovrà durare 10 secondi, 15 secondi, purtroppo sì. Quindi se volete fare un montaggio di video cercate di fare come fanno nei film, dove quando parla uno è da solo e quando parla l'altro è da solo. A quel punto magari con pochi secondi ve la cavate a fare una cosa sensata. Più è lungo il video e più dovrà elaborare, quindi ricordatevelo. E poi il frame rate. Il frame rate solitamente è 24 o 25. È vero che esiste anche il 23,976, però non credo che vi metterete qua a impostare quel valore. Considerate il calcolo sempre che lunghezza diviso frame vi dice quanti secondi durerà il video finale. Questi valori vengono passati comunque all'empty latent video e all'empty latent audio, in modo tale che abbiano la stessa lunghezza e lo stesso frame rate. Dopodiché questi nodi ufficiali di LTX Video si occupano di passare i valori a questo nodo che concatena video e latent iniziale. Qua torniamo su e abbiamo il Sage Attention per velocizzare l'elaborazione. Ora, se voi non avete installato Sage Attention, non avete Triton e tutto quanto, bypassatelo, perché altrimenti vi farà un errore, perché non ce l'avete. Avevo fatto una guida che spiegava questa cosa, come installarlo. Se non l'avete installato, lasciate perdere. Quella guida è assolutamente applicabile ancora oggi, ma dovete aggiornare le versioni. Per esempio, io ho Sage Attention, l'ho messo su, ma come potete vedere ho i PyTorch 2.10.0 e CU130 e vi assicuro che mi funziona senza problemi, perché dovete mettere le versioni compatibili con quello che avete voi. Ovviamente non si può fare una guida che si autoaggiorna nel tempo. Se avete cambiato qualcosa dovete adattarlo. Subito dopo abbiamo il caricamento dell'ora. Qua dovete mettere l'ora distillato, perché faremo diventare il dev distillato. Come dicevo prima, se qua non c'è il dev è inutile mettere distillato. Se avete caricato il modello distillato toglietelo l'ora, bypassatelo. Questo è solo se avete caricato il dev. Sotto qua abbiamo quello che vedevamo prima, l'ora per il clip e poi il prompt. Allora tutta questa parte qua serve per fare questo. Qui mettete il vostro prompt come l'avete pensato voi. Questo nodo si occupa di migliorarlo per fare in modo che vada meglio con LTX2 e successivamente qui avrete l'anteprima. Ora, 2 cose. Usando Obliterated, Heretic o anche l'altro, nella sua scheda consigliava di non mettere il negative, però siete liberi di farlo comunque come volete voi. Seconda cosa, qui vi ho messo il link, sempre lo stesso, per il prompting guide di LTX2, che va benissimo anche per questo. Questo nodo qua è pesantissimo, non so come mai, ma è veramente come un'altra generazione. Ovviamente qua potete modificarlo come preferite voi, la lunghezza massima, il top key, il top P, il min P, tutte quelle robe lì che abbiamo già visto anche in altre guide. Se non vi piace come crea questa roba qui, semplicemente allora lo o bypassate o lo cancellate proprio, perché questo positive, se cliccate qua, è proprio il tipico conditioning, cioè gli staccate questo e questo diventa il nodo vero e proprio dove mettere il prompt. Però qua è per semplificarvi la vita, in poche parole. Dipende se vi piace o meno il risultato che dà. Ovviamente qua avrete una preview e vi farà vedere la differenza fra i 2 prompt. Ora, vista tutta questa parte qua, si passa poi alla generazione, che in questo caso è una generazione, ma l'ho diviso in 2, perché nel workflow fatto da Lightricks veniva mostrato in 2 modalità, ovvero quello che chiamavano loro gen distillata e gen full. Io ho lasciato attivato solo questa, ma per usare quest'altra semplicemente la selezionate tutta e la bypassate un'altra volta. Da questa parte fa la generazione più veloce e più semplice, vedete proprio quella base. Il sampler era quello che consigliavano loro, cioè l'Euler
Ancestral CFG PP e il Manual Sigma è quello che mettevano loro. Con questa vi va abbastanza veloce, senza problemi. Fai il by decode come sempre e poi vi salva il video. Mentre quest'altro, adesso lo bypasso per farvi vedere, cosa fa? È praticamente simile alla generazione, però invece di avere il CFG Guider ha il Multimodal Guider, dove si prende questi parametri che potete andare anche a modificare, cioè potete cambiare l'audio, il video come CFG e come tante altre impostazioni, quindi potete andare un po' più ad affinare la generazione. C'è lo scheduler che quindi vi fa impostare gli step, lo shift e altre cose, e poi la generazione come sampler usando Clown Sampler. Questo sampler rallenta moltissimo la generazione, ma aumenta la qualità, perché questo sampler è spesso consigliato per avere un risultato migliore. Qua ne avete anche altri che potete scegliere, ne sono molti di più rispetto a quelli di base e vi dà una libertà maggiore di sperimentare. Ovviamente o fate uno o fate l'altro, perché o avete un computer veramente potente che vi permette di fare 2 generazioni insieme, oppure vi conviene scegliere su che strada andare. Io ve li ho fatti entrambi perché è sul concetto della singola generazione. Visto questo, vediamo velocemente i 2 passaggi. Facciamo sempre menu, file, open, ed è 2 step. Qua rimane molto simile. Cosa va a cambiare però? Che abbiamo 2 passaggi. Come vi dicevo prima, c'è un upscaler di mezzo. Dovete andare a impostare anche questo file qua che dovreste vedere se l'avete messo nella cartella, che è 1.5 o 2, in base a cosa avete scelto voi. E questo va a influenzare questa parte qua, che è praticamente simile a prima. Vedete che molte cose sono uguali, ma la risoluzione cambierà. Perché cosa fa? Io gli dico, per esempio, in questo caso è 1280x720, che vabbè era in verticale prima, e se gli do l'avvio, lui cosa fa? Prende questo valore e lo divide per 1.5, in modo tale che questa risoluzione al secondo passaggio verrà poi moltiplicata per 1.5 e mi darà quella che gli ho detto io. Non sarà la stessa, perciò ho fatto questi passaggi per farvi vedere quale sarà la risoluzione vera che avrete alla fine. Qua vi fa vedere cosa passa al primo passaggio e qua vi mostra cosa arriverà fuori dalla generazione finale. Se avete per caso scelto quello 2x, dovete modificare questo valore e mettere 2, in modo tale che qui non verrà moltiplicato per 1,5, ma verrà moltiplicato per 2. Tutte queste cose io le metto anche nelle note e almeno vi sono chiare. Perché se voi non fate questo passaggio, gli passate la risoluzione così com'è al primo e vi ritroverete poi la risoluzione aumentata di 1.5 o 2 e quindi direte: ma cosa succede? Perché ci mette così tanto? Perché magari avete messo 1280 e immaginate 1280x2 cosa viene fuori? Viene fuori un video da 2000 o anche se avete messo un Full HD, ve lo raddoppia nel secondo passaggio. E questa cosa non è chiarissima, perché è vero, qua c'è un upscale model, ma non ti viene da pensare che gli devi passare prima una risoluzione più bassa. Per il resto è identico, c'è solo questa cosa che cambia. Lui qui fa la stessa cosa, la generazione 1 è identica alla generazione 2, stessa roba qui se dovete fare image to video, ricordatevi di fare quello che avevo detto prima, ma per il resto è la stessa cosa che abbiamo visto. Ora, altro workflow open, c'è questo qui, ovvero audio to video, che però può essere image to video e text to video. Sempre con 2 passaggi. Lo apriamo, diventano sempre più grandi, però non preoccupatevi perché la base è sempre la stessa. Vedete che comunque vi ritrovate, non è cambiato niente di particolare. Qua però cosa succede? Che ovviamente gli devo passare l'audio. Il discorso della risoluzione è la stessa di prima. Ora l'audio non lo genera lui, ma glielo do io. Quindi qui cosa succede? Che si aggiungono questi nodi, dove gli devo dare una cosa in più da concatenare poi al video. Qui l'audio lo posso o caricare io, oppure registrarlo direttamente da qua. Potete mettere l'MP3, il WAV, quello che volete, però ovviamente mettiamo il caso si mette una canzone che dura 3 minuti e non l'avete sistemata, anche se non vi consiglio mai di mettere cose non sistemate, perché vi fa impazzire e basta. Ma mettiamo il caso che non è sistemata o che vi serve a che parte a un certo punto. La durata gliela date sempre con length e con frame rate, perché io ho fatto in modo che calcola, vedete qua, la lunghezza diviso i fotogrammi, viene fuori i secondi e quindi gliela diamo già quanto deve durare la canzone e si allinea alla generazione che farà dopo, perché sapete che sono frame per second, cioè in un secondo
quanti frame ci saranno, se io faccio quel valore diviso quello avrò quanti secondi durerà poi. Mentre lo start index l'ho lasciato libero a voi e significa a che secondo devo partire a calcolare poi quello che mi hai detto. Se io metto qua un audio da 1 minuto, gli dico parti al 10° secondo e poi ovviamente deve stare poi dentro al length che ho messo io, quello che serve, altrimenti genererà il video e mancherà poi dell'audio a seguire. Spero che sia chiara questa cosa. E in questo modo voi potete mettere un vostro audio, una canzone, quello che volete, e fargli generare sopra col testo e basta, oppure, come dicevo prima, con l'immagine togliendo qua e decidendo a quel punto che risoluzione mettere, se farla uguale o se farla nuova da qua. Ricordate sempre che dovete altrimenti prendere da qui il width e length. Ma il resto è identico, non cambia nulla perché la base è sempre quella, sono cose che si aggiungono. Ora vediamo quelli dove cambia un po' di più, ovvero se facciamo open abbiamo il Kenny, il depth e il pause. Questi qua sono tutti e tre praticamente identici, cambiano per piccole cose come abbiamo visto con LTX2. Se conoscete già ControlNet sapete che il Kenny è quello che fa la maschera con lo sfondo nero e le linee bianche da un'immagine o da un video. Il depth è quello che fa la maschera di profondità, cioè nero è in fondo, bianco è davanti e tutto il resto è una sfumatura che va dal bianco al nero, mentre il pose fa uno scheletro con le mani e la faccia per riuscire a ricreare i movimenti di una persona. Se noi ne apriamo uno, per esempio il Kenny, vediamo che rimane uguale, però a questo punto è un passaggio, non è a due. Qua in alto dovete caricare l'ora union control che avevamo detto prima, il resto rimane tutto uguale perché se non ha quell'ora non riesce a generare con queste mappe. Non c'è il secondo passaggio con l'upscaling, almeno questo era quello che consigliava Lightricks. Probabilmente è anche possibile farlo con 2 passaggi perché non credo che ci sia un'impossibilità nel farlo, però loro consigliavano così. Qua cambia perché ovviamente si aggiunge l'Add Video EC LoRa Guide che si prende alcuni valori per riuscire a passarli poi alla generazione successiva. Vedete c'è una Latent Downscale Factor che va a collegarsi sia qui al EC LoRa Guide e sia a qua al Latent Downscale Factor che viene moltiplicato e c'è tutto un giro di risoluzioni che bisogna calcolare poi perché loro cercano di fare un qualcosa che sia fattibile da generare perché non è così leggerissimo riuscire a fare cose in più anche con più LoRa, con più maschere e tutto quanto. Poi dipende sempre dal vostro computer. Se voi riuscite a generare con tutto questo senza avere problemi, allora potete aumentare le risoluzioni e non farvi molti problemi. Se invece già avete qualche difficoltà, diciamo che dovete andarci con calma. Ovviamente qua si carica il video dal quale vorrete creare la mappa. Successivamente tutto questo viene utilizzato per generare poi il video. Credo convenga più fare un text to video piuttosto che un image to video perché la vedo complessa usare un'immagine per fare un video quando c'è già una mappa studiata per farlo, a meno che l'immagine di partenza non è molto legata al video che avete messo, perché bisogna un attimo capire, lui comunque seguirà le linee del video e se sono troppo diverse dall'immagine che avete messo potrebbe fare veramente allucinazioni grosse. Cos'è che cambia fra il depth, il Kenny e il pose? Questi nodi qua essenzialmente. Questi valori che potete cambiare vi faranno una differenza poi nelle linee che vedrete. Mentre nel depth io ho messo depth anything perché mi sono sempre trovato bene. Qua potete cambiare il modello se volete, ma generalmente viene lasciato questo e fa lui perché va bene così. In realtà di depth ce ne sono tantissimi. Io ho visto che ho buoni risultati con questo ed è molto leggero. Poi c'è il pose dove col DV Pose Estimator potete abilitare le mani, il corpo, la faccia, se vi serve o meno queste cose o le attivate, le disattivate e vi farà proprio lo scheletro con le mani e la faccia tipiche di pose. Se per esempio mettete una persona che parla e gesticola e volete che segua il video quelle posizioni, allora questo vi può tornare particolarmente utile. L'ultimo che vediamo è quello, vi dico la verità, che ho capito di meno perché postazione sempre uguale a quello del Kenny, depth, pose, tutto quanto. Poi abbiamo questo che è il sparse track. Ora qua in alto dovete cambiare l'ora e mettere quello del motion che vedevamo prima. L'impostazione è sempre quasi simile. Quello che cambia qui
è che avete questa casellina che purtroppo non si può ingrandire, almeno io tutte le volte che l'ho ingrandito poi torna piccola così. Avete queste spline che erano già di base, voi potete aggiungere punti, potete dirgli di far cose, ma poi non ho ben capito in base a cosa la generazione seguirà queste spline, perché non è molto chiaro sinceramente. Dovrebbe teoricamente seguire il personaggio, quello che mettete, o l'inquadratura. Io ho fatto un po' di prove, non ci ho capito molto, dico la verità, ma mi sembra una cosa estremamente utile se capita bene, perché poter guidare la telecamera o un soggetto come vogliamo noi è molto utile. Però per esempio qui su che concetto io muovo questi punti? Sull'immagine che carico? Ma se anche fosse l'immagine, che una volta che ho il frame qui, cosa significa alzare questo, abbassare quello? Cioè, vi dico la verità, non mi è chiaro, e avendo speso diverso tempo per fare questi workflow non ho avuto tempo per vedere magari altri che hanno sperimentato già su queste cose, però ho voluto sistemarlo perché sono partito dal workflow di Lightricks, mettendo insieme tutte queste cose per darvi anche questa versione qua. Poi se capisco meglio come si usa magari vi aggiorno il workflow e lo metto nelle note, però spero che tutto questo vi possa tornare utile per generare con LTX 2.3, perché avere già un'evoluzione del 2 a distanza di pochissimo fa capire che a questo giro Lightricks non scherza, sta prendendo sul serio questa cosa e ci sta un po' viziando. Io quello che non amo è, per esempio, torniamo su questo, vedere un workflow così per fare solo una generazione video. Secondo me troppo. È vero che poi ho messo un po' di cose in più come il LoRa per il clip, la sistemazione della risoluzione, bla bla bla, ma sono dovute queste cose, cioè servono. Secondo me sono troppi passaggi. Lasciamo perdere il fatto che si può fare un subgraph che vi rinchiude tutto, però il subgraph non è così utile secondo me. Chiude un mondo che comunque devi averci a che fare dietro. Al momento la concezione stile One è quella che preferisco, anzi stile One 2.1. Qui abbiamo già due passaggi, devo metterli l'ora, la parte latent è veramente incasinata. Forse servirebbe un nodo unico per tutta questa cosa qui, anche perché non si vanno a toccare queste cose dopo che generi. Troppo complesso, il TX è sempre stato troppo complesso nel fare il workflow. Spero che su questo piano miglioreranno andando avanti, però al momento è sicuramente incredibile cosa permette di fare e anche spesso i risultati che dà. Quello che ho sempre detto nelle guide di LTX è che il modello in sé non è mai stato male, a parte forse la 0.9 che non convinceva tantissimo, però la problematica che rimane è sempre la complessità del workflow che bisogna fare per generare con questi modelli. Non è niente di così assurdo, però riuscire a capire perché ci sono dei nodi, perché ce ne sono altri, non è semplicissimo all'inizio, e soprattutto il workflow diventa veramente troppo grande, in particolare se fate la doppia generazione con l'upscaler nel mezzo. Nulla che blocchi una persona dal imparare a queste cose e poi impadronirsene su come utilizzarle al meglio. Però sicuramente se penso a come generavamo con tipo One 2.1 e al workflow necessario per LTX 2.3 è veramente una bella differenza. Troppi nodi, troppi passaggi, troppe cose complesse che magari potrebbero semplificare facendo dei nodi che già includono molte di queste cose. Si può fare coi subgraph, ma io non sono molto a favore di subgraph, perché un conto è se voi dovete solo aprire un workflow, fare due modifiche e via, ma se invece dovete imparare voi a sistemare le cose su ConfUI e sono workflow vostri da customizzare sempre di più, diventa forse un po' una limitazione il subgraph, però dipende dalle situazioni, non è detto. Anch'io alle volte uso i subgraph e in alcuni casi vi semplificano, in altri, come fa spesso Confi.org, secondo me creano un po' troppa semplificazione che non fa capire come sta funzionando il tutto. Sicuramente al momento il modello più avanzato per fare video è LTX 2.3, non per fare tutto, perché penso che One 2.2 rimanga ancora utile per tantissimi scenari, dato che è uscito in moltissime varianti, ma probabilmente verrà pian piano recuperato da LTX 2.3, magari arriverà un 2.5, un 2.6 e speriamo che Lightricks continui a viziarci come faceva Alibaba e che ahimè non fa più, dato che da One 2.2 non hanno rilasciato più niente, ma magari in risposta a LTX 2.3 butterà giù un One 2.7 e saremo tutti contenti. Ovviamente open weights è gratuito come sempre.
Iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti e mi raccomando commentate se siete riusciti a generare con LTX 2.3, ma ricordate sempre che c'è il server Discord, che è il posto ideale dove chiedere aiuto sui workflow, chiedere aiuto sugli errori, soprattutto non scriveteli qua nei commenti perché è impossibile sistemare un errore di ConfUI o di qualsiasi altra web UI sui commenti di YouTube. E se volete aiutarmi a portare avanti il canale e supportarmi, sappiate che c'è la pagina Patreon dove metto sempre i workflow in anticipo, così che possiate iniziare a sperimentarci su, testare in modo tale che quando arriva la guida siete già sul pezzo e riuscite magari a seguirla meglio andando direttamente a generare subito dopo. E allora ci vediamo alla prossima guida o al prossimo video. Ciao!